Ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare solo esclusivamente del mondo Mac, anche perché sarebbe veramente troppo lungo il video. Ma prima di iniziare vi consiglio assolutamente di iscrivervi al canale, guardare il video fino in fondo e lasciare un like, così questo video, i contenuti che porto anche per quanto riguarda l'auto che vedete nel mio canale, possono essere visualizzabili anche ad altri utenti e così riusciamo a crescere insieme, ovviamente su questo canale. A quanto pare per i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici dovranno essere rinfrescati e forse li troveremo nel mercato nel terzo semestre del 2021. E oltre alle novità dell'hardware ci dovranno essere novità molto sostanziali, soprattutto per quanto riguarda il design. Il nuovo modello da 14 pollici dovrebbe sostituire il modello da 13 pollici che si trova anche oggi sul mercato. In poche parole, sarà da 14 pollici perché si pensa che le cornici saranno ancora più sottili o al massimo le dimensioni del computer saranno pochissimo, veramente poco, di dimensioni un po' più grandi rispetto all'attuale 13 pollici. Come detto prima, ci dovranno essere delle modifiche sostanziali secondo quello portato da Kuo, che è uno dei leaker più famosi. In effetti ha affermato che il design di questi nuovi MacBook Pro dovrà essere squadrato come appunto gli iPhone 12, quindi senza bordi curvi. Per quanto riguarda la versione da 16 pollici si pensa che l'airflow possa addirittura aumentare di un 35%, quindi l'hardware dovrebbe essere più fresco e quindi più efficiente. Una delle novità che secondo me a molti utenti farà molto piacere è per quanto riguarda le porte, perché se nel 2016 Apple ha praticamente tolto tutte quelle porte che erano essenziali per la produttività e ci ha lasciato soltanto delle porte USB-C e il cavo jack da 3,5, si pensa che le porte USB-C rimangono, che ormai è diventato uno standard, e forse aumentano, ma soprattutto potremo trovare forse una porta HDMI, ma ancora più importante una porta SD, che sicuramente a molti di voi utilizzatori di MacBook Pro da 15-16 pollici fa veramente tanto comodo, soprattutto per quanto riguarda i creator o coloro che fanno per esempio montaggio video o Photoshop. Tra l'altro ci potrebbe essere un ritorno di MagSafe, che sicuramente anche quello fa molto piacere. Vi ricordo che quel connettore per alimentare il Mac una volta si utilizzava, magnetico, che se per caso si tirava il cavo dell'alimentatore si staccava automaticamente senza portarsi dietro il computer e quindi con una alta probabilità di rottura. Uno dei dilemmi più discussi in questi anni è sicuramente la touch bar e si presuppone che molto probabilmente sia per il modello da 14 che da 16 pollici la touch bar verrà totalmente rimossa e quindi ritroveremo i tasti fisici sulla tastiera. Per quanto riguarda lo schermo, i nuovi MacBook Pro dovrebbero avere una luminosità maggiore e anche un contrasto migliore, e Kuo ha riportato che addirittura potremo ritrovare su questi nuovi MacBook Pro i nuovi pannelli a mini LED, avendo così un miglioramento di visualizzazione. Per quanto riguarda l'hardware, abbiamo già visto che a novembre il nuovo MacBook Pro da 13 pollici monta già il SoC Apple M1 e si pensa non tanto per la versione da 14 pollici ma piuttosto per la 16 pollici, che ancora è venduto con Intel, che possa avere un SoC a 16 core con 4 core per la bassa efficienza, per l'uso quotidiano, e per quanto riguarda la parte della GPU potrebbe avere 16 o 32 core, ma questa parte verrà montata esclusivamente nella versione da 16 pollici. Per quanto riguarda invece MacBook Air, se a novembre abbiamo già visto il refresh con il nuovo SoC M1, si parla già di un nuovo MacBook Air che potrebbe arrivare verso la fine del 2021 o inizio del 2022. Dovrebbe
Dovrebbe includere anche lui il nuovo sistema di ricarica MagSafe e addirittura ci dovrebbe essere un nuovo chip Apple Silicon. Tra l'altro si pensa anche che oltre alla versione classica del MacBook Air, che dovrà essere ridisegnata anch'essa da 13 pollici, si pensa addirittura che ci sarà anche una versione da 15 pollici, ma io sinceramente non ne sono troppo sicuro. Insieme ai nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici, Apple ha anche altri piani sia per quanto riguarda il mondo iMac. Si pensa che i nuovi iMac dovrebbero avere cornici ridotte molto simili al monitor Pro Display che Apple aveva rilasciato nel 2019. Come nei MacBook Pro ci sarà anche negli iMac la transizione ai SoC Apple Silicon e si pensa che ci saranno due varianti: un iMac con 16 core e 4 core a bassa efficienza per l'utilizzo medio e un iMac a 32 core ad alta efficienza. E anche qua si pensa che Apple stia lavorando a delle componenti grafiche da 16 o 32 core. Purtroppo ad oggi, dal momento che sto registrando, ancora non si sa bene, nessuno ne sta parlando per quanto riguarda la data di uscita di questi nuovi iMac, ma a quanto pare dovranno uscire in questo 2021. Da quanto si vocifera, Apple si pensa che stia lavorando anche alla linea Mac Pro, che ovviamente nel tempo il grande computer di altissima fascia dovrà anche esso essere aggiornato più avanti ai Apple Silicon, ma soprattutto si pensa che ci potrebbe essere un ritorno di un PC che è stato o amato o odiato da molti, che richiamerebbe il Power Mac G4 Cube, una configurazione più compatta, più piccola, che probabilmente potrebbe essere presentata nel 2022, ma ancora non si sa tantissimo per quanto riguarda questo nuovo computer. Si pensa che Apple stia lavorando a delle GPU da 64 o 128 core, il quale potrebbero essere più veloci delle opzioni grafiche AMD che la stessa Apple sta utilizzando tutt'oggi, quindi non ci resta che aspettare. Quindi questo è tutto quello che si sa per quanto riguarda rumors, leak, per quanto riguarda il mondo Mac. Non ho voluto includere iPhone, iPad eccetera, perché sennò veramente il video diventava troppo lungo. Mi raccomando, vi consiglio strettamente di iscrivervi qua al canale, sia se siete interessati alla tecnologia, ma sia se siete interessati all'automobile, perché se andate a vedere i video del canale ho trattato anche questo argomento. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un bel like, fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questi nuovi Mac che dovremmo vedere nel 2021 e fammi sapere anche se vorresti un altro video per quanto riguarda i leak e rumors per quanto riguarda iPhone o iPad. Iscriviti anche al canale Telegram delle offerte e il canale Instagram. Buona continuazione su YouTube e noi ci vediamo con un prossimo video.